Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, bentornati sul mio canale. Allora, innanzitutto due novità, questo video lo sto girando da remoto con Filmic Pro, vediamo come funziona, se si sente bene l'audio, se si sente bene il video, eccetera. E oggi siamo tornati a parlare di un nuovo libro, un libro molto bello, a mio parere, un libro d'azione e di strategia. Come può esserci un libro d'azione e di strategia? Semplicemente è l'ennesimo successo di Tom Clancy e parliamo precisamente di Rainbow Six. Bene, eccoci qua, questo è Rainbow Six, questa è la versione rilegata, quella di lusso, poi ho anche la versione economica che usavo portarmi quando ero in giro nelle sale d'attesa eccetera, perché è un bel librone, bello consistente. Vediamo questa, la versione qua, 790 pagine. I'll take the large window. You guys take the rest. You got it? Yep, cool. Gotcha. Allora, il libro è del 1998 ed è uno dei best seller di Tom Clancy. Questa volta Tom Clancy ci porta in un libro avventura, strategia, come vi stavo dicendo. Ci porta in un racconto veramente bello, tanto è vero che io me ne innamorai quando uscì lo stralcio di introduzione su selezione da Reader Digest, almeno spero che si dica così, ma non credo neanche che si dica così, che era una rivista tradotta anche in italiano, dove c'era il primo stralcio, ed è uscito quasi un anno prima della pubblicazione in Italia, del racconto. Nel primo stralcio troviamo un personaggio che già conosciamo, che abbiamo conosciuto in un libro che ho già recensito, che è Senza rimorso. Troviamo in effetti il nostro amico John Clark, alias John Kelly, o meglio, il suo vero nome sarebbe stato John Kelly. Poi quando fu assoldato nei servizi segreti americani divenne John Clark. John Clark, ormai prossimo alla pensione, quindi non più ufficiale operativo di servizi segreti, viene mandato al comando di una nuova agenzia, al comando di una squadra internazionale di pronto intervento, appunto i Rainbow Six. First floor's all boarded up. Yeah, we faced these guys before. All right, my drone spawned on the second floor. Allora si trova su un aereo per arrivare in Inghilterra a Erenford, perché lui deve arrivare ad Erenford, dove è la base del 22esimo SAS e dove sarà la base dei Rainbow Six. È in aereo con la moglie, la figlia e il cognato. Il cognato che impareremo a conoscere, ma che abbiamo anche lui già conosciuto in libri precedenti, che è Chavez. Chavez è di origine ispano-americana ed è stato un ranger, quindi poi ha soldato anche lui nella CIA. Chavez poi ovviamente sposa la figlia di John Clark e quindi entrambi vengono a far parte come ex ufficiali di servizi segreti di questa nuova istituzione. Questa nuova istituzione che è segreta ai più, ma che i capi di Stato europei e statunitensi conoscono benissimo e hanno voluto appunto istituirla. È un gruppo di intervento rapido, per la precisione sono due squadre di un gruppo più grosso di intervento rapido per fare azioni antiterrorismo. E vedremo che avranno ben donde di lavoro da fare una volta che le squadre saranno pronte. Nel mentre che stanno volando
in aereo e quindi dagli Stati Uniti arrivare in Inghilterra, ci sono giusto un paio di attentatori sull'aereo. Lì il sangue freddo di Clark e del genero Chavez salvano la situazione e consegnano capitati alle autorità locali appena l'aereo farà un atterraggio di emergenza. Dopodiché tornerà tutto tranquillo e riusciranno ad arrivare in Inghilterra. Molti di voi conosceranno Rainbow Six per i giochi sul computer che sono usciti del 2000, forse del 2000 la prima volta che è uscito, e poi nei vari anni successivi siamo arrivati poi addirittura che adesso è diventato quasi un gioco di fantascienza. In realtà il gioco iniziale, che era molto bello, se anche graficamente non ottimo perché non c'erano ancora le tecnologie odierne, si trattava di guidare una squadra appunto dei Rainbow Six in pronto intervento per salvare ostaggi dalle ambasciate, da case civili, da case private, per fare interventi antiterrorismo. In position. Contact. Escorting precious cargo. Get down! Get down! Così lo è la squadra. Ancora una volta Tom Clancy ci stupisce sia per la dovizia di particolari, delle armi, delle tecniche utilizzate, sia perché, come in altri libri, è stato esattamente profetico, cioè lui racconta in questo libro alcuni casi che poi nella storia più recente si sono rivelati. Una delle situazioni che parla nei suoi libri, non vi dico se su questo o su un altro, non vi voglio rovinare la sorpresa qualsiasi sia il libro, per esempio, è l'utilizzo di aerei civili, di rotte civili da utilizzare come bombe per colpire degli obiettivi sia civili che militari, ed è quello che poi successe l'11 settembre. E fu anche una strada di indagine che seguì sia la CIA che l'FBI per cercare di capire se avessero copiato gli attentatori da questa idea, da questo racconto, o se il racconto, come altri, fu profetico. È un bellissimo libro, lo consiglio a molti perché si parla di strategia, di azione, di armi, e cosa che non guasta mai, c'è anche un italiano nella squadra di intervento principale. È un carabiniere italiano famosissimo per la sua bravura con le pistole e nel caso specifico con la sua Beretta calibro 9 Parabellum. Le due squadre di intervento che compongono i Rainbow Six, perché una è pronta a intervento e l'altra di riserva e viceversa, un po' come succede sia nelle squadre dei Navy Seals sia nelle squadre dei Delta Force, quindi una squadra di intervento e una di riposo, secondo anche della qualità di addestramento e della preparazione a cui è aggiunta una delle due squadre, è composta da elementi internazionali. Entrambe le squadre sono composte da elementi internazionali, americani, inglesi, tedeschi, italiani, ma non solo. Lo scoprirete poi leggendo il libro. Uno dei primi interventi sarà contro degli ex terroristi delle Baader-Meinhof, che si improvviseranno rapinatori, un po' quello che successe nel film Trappola di cristallo con Bruce Willis. Ovviamente è il film che ha reso poi Bruce Willis, che era già famoso, una star internazionale, caro Bruce Willis. Bene, andiamo avanti. Ovviamente le squadre arrivano a Hereford, che è la sede del 22esimo SAS, quindi Special Air Service, il reparto speciale inglese per eccellenza, e qui si allenano talmente tanto, sparano migliaia di colpi e escogitano procedure veloci, procedure lente, escogitano i tipi di interventi di tutti i generi. Bene, una volta fatto questo però non basta, avranno a disposizione due strateghi, avranno a disposizione
uno specialista in apparecchi elettronici ed elettrotecnici, specialista proprio bravissimo, che riesce a fare andare tutto con tutto il genere di apparecchiature immaginabili, anche costruendole ad hoc per i Rainbow, e anche uno psichiatra famosissimo che, ritirandosi dalla vita professionale, si dedica ai Rainbow proprio per studiare, per dare indicazioni su come si comporteranno gli eventuali terroristi, gli ostaggi e via discorrendo. Quindi non solo 2 squadre di soldati super addestrati, ma anche di menti pensanti e di persone che escogitano nuove metodologie sia di attacco sia psicologiche. Un libro veramente da leggere tutto in un fiato. Vedrete che come comincerete, l'azione che segue vi prenderà talmente tanto. Uno dei miei libri sicuramente preferiti. Ve lo consiglio, andate a leggervelo. Io lo trovate sia in cartaceo che in digitale su tutti gli store, sia quello della Apple, sia quello di Android, sia su quello di Amazon, quindi lo trovate sicuramente in tutte le maniere, e il costo varia a secondo del tipo di come lo trovate, insomma, dai 20 euro la versione lusso, ai 10, agli 8, ai 4 euro in versione digitale, quindi a seconda di dove lo trovate e come lo trovate il prezzo varierà. Tom Clancy, Rainbow Six, ve lo consiglio. Aiutatemi a crescere, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, condividete il video, forza che dobbiamo arrivare ai 10.000. Ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti da Ermanno.